ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre inquinato di sta miseria, che tanti figli soffre ancora come a mia. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi sto facendo un video un po' diverso di quello che faccio e ho qui la mia motozappa che ora devo lavorare un po' il terreno e dicevo come mi è venuto in mente, diciamo, guardando queste zappette che sono quasi insomma, che ancora sono buone, giusto, però ancora c'hanno un po' il filo. State vedendo il filo della fabbrica, così state vedendo quello della fabbrica, e perciò io gli voglio dare diciamo una rinnovata, diciamo, con la sberigliatrice, che ho fatto una modifica che ora vi farò vedere. Questo per evitare sia di sfondare le zappette o le ruote, quello che sia. Ovviamente si possono sfondare, giusto, tutte le zappette, poi si mettono nella mossa e viene bene, però io per evitare ho fatto questa modifica della sberigliatrice, questa angolare, insomma, di flex, quello piccolo, in modo che per evitare di smontare le zappette, che ora vi farò vedere. E come dicevo, prima di iniziare questa modifica che io ho fatto, no, non è stata copiata da nessuna parte, ho visto anche su YouTube se esisteva, perché se c'era già qualcuno l'aveva fatta, io non ne facevo, inutile che faccio un video quando già c'è esistente. Ad ogni modo io l'ho fatto, visto che non c'era, e mi è venuto in mente, guardando queste zappette, per affilare, diciamo, per farci un po' il filo, per rinnovare un pochettino il filo, diciamo, mi è venuto in mente di fare questa modifica, che a parte che non vengono sfondate, e si ha anche sul posto. State vedendo, ho messo un bottone di sotto, ho messo la scala in modo che tiene la motozappa in equilibrio, e si possono anche girare, perciò si possono lavorare benissimo, sia qua, girandolo si possono lavorare benissimo con la sberigliatrice. Come dicevo, ho fatto questa modifica per modo che andiamo, diciamo, di una sola volta a affilare sia la parte di qua dove viene il filo, diciamo, originale della fabbrica, che questo è un acciaio speciale, ovviamente con processi per indurire, diciamo, questo acciaio. Però il filo ancora c'è, come dicevo, però io voglio rinnovare, perché una volta che la utilizzo io ogni anno, non è stata mai, diciamo, affilata questa motozappa. Ovviamente, anche se sono consapevole che le zappette non si deve rinnovare il filo, perché poi si può danneggiare, diciamo, può compromettere il filo della fabbrica. Però visto, ovviamente, poi uno quando si consumano vengono cambiati, saranno un 4-5 euro a zappetta, perciò non è che. Però io, per quello che devo fare io una volta ogni anno, quando vado a lavorare, ora devo lavorare il terreno, come dicevo, visto che ora c'è il filo di qua che ancora è buono, con questa, diciamo, questa modifica che io ho fatto, andrò a fare un'unica passata, andrò a rinnovare sia il filo di qua dell'interno e sia anche esterno, perché lo voglio fare anche di qua. Insomma, voglio fare questa qua tipo come una lama di coltello, ma non tagliente, giusto, darci una rinnovata, diciamo, così almeno si consumano, diciamo, insieme. E poi quando sarà il momento, fra 10 anni, 15 anni, per quello che devo usare io, poi uno si consumano, ovviamente, poi le cambia, va, diciamo. Poi ovviamente quando uno deve cambiare le zappette bisogna prendere bene le misure, la lunghezza, l'altezza, la curvatura e soprattutto la misura dei fori dove vengono i bulloni. Questa è una cosa fondamentale, importante, quando si vanno a cambiare le zappette. Il modello della motozappa,
qualcuno può dire non si deve affilare, però io li vado a affilare come se fosse, diciamo, un'ascia, diciamo, che ha doppio filo, diciamo, sia di qua e sia di qua. Li posso fare anche di qua, giusto, solo di qua, però io li voglio fare così, tipo a coltello, sia di qua e sia qua. Un'unica passata io rinnovo questo filo, diciamo, senza riscaldarlo, giusto per non compromettere, diciamo, il filo che è stato fatto della fabbrica originale, per dare una rinnovata, una cosa leggera leggera, in modo che la motozappa lavora bene, perché ancora le zappette, come potete vedere, sono buone, state vedendo? Non è che sono proprio consumati così, che si vede un pochettino. E niente, ora vi farò vedere questa, diciamo, chiamiamola invenzione che ho fatto io, perché ripeto, non ho visto alcun video di questa modifica che ho fatto io, e poi vi spiego anche diverse cose che io l'ho fatto ora con questi dischetti, che poi voi potete modificare in futuro per qualsiasi cosa. Andiamo a vedere questa modifica che ho fatto io della sberigliatrice angolare. Allora, eccoci qua, ora vi faccio vedere la mia modifica che ho fatto, che vado a filare entrambi i lati le zappette della motozappa. Ripeto, anche che se sono consapevoli che non si deve fare di entrambi i lati, bisogna farlo solamente dove c'è il filo, diciamo, della fabbrica, però io lo voglio fare entrambi i lati, così si consumano bene, diciamo, perché le zappette, ripeto, non vengono affilate, diciamo, quelle quando si consumano poi si cambiano. Allora andiamo a svitare questo qua, andiamo a togliere il dischetto. Questo è un dischetto fino, state vedendo, un dischetto fino, senza la sollevanza che avete visto quello che ci sono anche dischetti piccoli con questa sollevanza così. Però se io metto un dischetto piccolino con questa sollevanza non ci arrivo più a fare, perché la frettatura è piccolina, diciamo, a fare questa modifica. Però se voi avete la possibilità di allungare la frettatura, ovviamente ci vuole la saldatrice, le cose, insomma, poi bisogna fare di nuovo la frettatura, avete la possibilità di allungare la frettatura, potete mettere anche dei dischi lamellare, quella che hanno questa, diciamo, questa sollevanza, perché prende più spessore. Io ho preferito questi dischetti, anche che se sono fini, però poi noi andiamo a utilizzare, diciamo, quando andiamo a filare, con cautela, ovviamente con tutta la sicurezza che poi vi dico. Allora, come dicevo, questa qua è la sberigliatrice come si presenta, con questo qua, e questo qua è il dato che chiude il dischetto. Questo è quello che è di sotto, questo lo dobbiamo lasciare stare. Seguitemi attentamente, poi voi, ognuno, visto questa cosa che io vi sto facendo vedere, la potete modificare come volete. Io però la faccio così perché mi basta e mi avanza questa modifica, anche perché, ripeto, mi devo adeguare, diciamo, con questa frettatura, perché non la posso allungare perché non ho l'attrezzatura. Perciò, ripeto, se voi avete la possibilità di allungare questa frettatura, ovviamente mettendo poi dei dischetti questi qua, perché prende poi di spessore, e potete mettere i dischetti questi qua lamellari, che sono anche ottimi per affilare, diciamo, le zappette, anche gli attrezzi da 8, zappa, piccone, zappetta, insomma, quelli che avete. Va bene, detto questo, allora prendete un dischetto questo fino, seguitemi attentamente, il dischetto questo lo metto qua. Poi che cosa faccio io? Sopra questo qua, siccome c'è questo battente, state vedendo qua che c'è questa rientranza, questo va all'interno di qua, e se noi mettiamo un altro dischetto non viene chiuso, diciamo, perché ancora è esterno. Però io che cosa ho fatto? Ho messo un dischetto già consumato con questo spessore, state vedendo? Questo qua, e lo mettiamo qua, così, già che la sollevanza, diciamo, di questo battente è più sotto, e tiene anche il dischetto, state vedendo? Così noi lo possiamo mettere. Ora, detto questo qua, facciamo questo qua.
Non dobbiamo fare altro che prendere una rondella, state vedendo questa qua, per dare lo spessore al dischetto, diciamo, per dare lo spessore. Ripeto, voi lo potete modificare, io mi sto adeguando con questa flettatura che ho. Ho preso questa rondella che è 3 cm e 3 mm, ho fatto il buco con la punta a gradini conica, questa qua che ho comprato, ho allargato, diciamo, la frettatura questa qua. Poi potete mettere anche una rondella un pochettino più grande. Questa qua, state vedendo, questa è troppo grossa, prende troppo spessore, state vedendo, è più spessorata, perché ripeto, me ne devo andare con questa misura, diciamo, di frittatura, perciò questa non la potevo mettere, anche perché è pesante. Quando è più leggero lo potete fare, meglio è. Come dicevo, andiamo a mettere questo qua, ripeto, questo dischetto è solamente, in modo che quando andiamo a mettere il dischetto non gira e prende di spessore. Questo qua, un dischetto, questo spessore, diciamo. Io cercavo una rondella così, ma non l'ho potuto trovare, poi mi è venuto in mente di mettere questo dischetto che era consumato, l'avevo conservato nella cassetta, e l'ho messo qua, e ha preso un pochettino di spazio. Ora andiamo a mettere questo qua, state vedendo? Ora che cosa facciamo? Prendiamo un altro dischetto e lo mettiamo qui sopra, così. Ora, siccome c'è questo che si muove, io che cosa ho fatto? Ho preso sempre una rondella un pochettino, diciamo, nel spessore, diciamo, quasi come questo qua, perché deve entrare lì dentro, che deve tenere il dischetto, perché non posso mettere questo qua che è troppo, state vedendo che si muove, è largo, perciò ci vuole una rondella come questa qua, dello spessore di questo qua, e la mettiamo, ovviamente sempre l'ho allargata un pochettino con la punta, questa qua a gradini, e ho affilato, diciamo, piano piano, tenendola con la tenaglio, con la pinza, ho affilato per entrare qui dentro. Guardate, ve lo faccio vedere così, per entrare qui dentro, state vedendo? Per entrare qua, state vedendo? Qua. Ora che facciamo? Prendiamo questo qua e lo mettiamo qua, qui dentro, state vedendo? Già ha fatto. Ripeto, questa era una rondella come questa qua, l'ho allagato, l'ho fatto con i flex per ridurre, diciamo, il volume, e l'ho messo di qua. Ora prendiamo questo qua e lo mettiamo qua, vedete, già è preciso per avvitarlo, perché se vi dico, mi devo adeguare con questi dischetti, perché se io mettevo un dischetto con questa sollevanza non ci arrivavo più. Ora teniamo i flex e andiamo a stringere, non forte, giusto, perché questo qua gira in viceversa della frittatura, perché non si può ospitare, come i bolloni della macchina, diciamo. State vedendo? Ora vi faccio vedere, state vedendo, io ho fatto, state vedendo, questo spessore qua, questo qua, vedi? Perché se io non mettevo quel dischetto che c'è lì sotto, il dischetto questo qua girava questo qua di sopra, girava questo qua di sotto, perché non veniva stretto bene. Guardate, ora ve lo faccio vedere di nuovo. Allora togliamo la rondella, il dischetto questo, se questo qua io non lo metto, guardate, e metto solamente la rondella questa qua, poi vado a mettere il dischetto, vado a mettere la rondella questa qua, vado a mettere il bullone per chiudere, anche se stringo, sta vedendo? Questo non si muove perché è stretto, questo qua di sotto, vedete? Capito? Perché non ho messo questo qua, per questo motivo ho fatto questo qua. Allora mettiamo sempre questo qua, poi mettiamo la rondella questa qua, mettiamo il dischetto, mettiamo una rondella per tenere il dischetto di sopra, così, questo è già entrato qua,
Prendiamo questo e lo mettiamo qua. E il risultato che cosa abbiamo? Il risultato è che abbiamo una sverigliatrice a doppio disco che possiamo lo mettiamo, lo stringiamo un pochettino di più e per sicurezza a doppio disco e con questa, diciamo, con questo spazio. State vedendo? Ovviamente, ripeto, se voi avete la possibilità di allungare la frittatura, questo lo potete fare un pochettino più largo, in modo che noi quando andiamo a lavorare, a filare una cosa, diciamo, non dobbiamo cambiare lato o dobbiamo cambiare sia di qua o sia di qua a mano. Invece con una mano così, ovviamente con tutta la sicurezza che ci può essere, una mano noi possiamo fare sia così la frittatura che ora vi farò vedere così, e sia così, un'unica passata. Questa è la mia, diciamo, no, la mia modifica, non voglio dire la mia invenzione perché non lo so se esiste, la mia modifica che io ho fatto guardando le zappette. Posso di girare lato o di smontarli, già direttamente sul posto noi la possiamo affilare. Ripeto, voi la potete ora modificare come volete, allungate la flettatura, potete mettere i dischetti come questi, quelle lamellari che hanno diverse granature, e lo potete fare più spessorato. Bisogna vedere voi che cosa dovete affilare, più spessorato. Ovviamente quanto meno peso possiamo mettere qua, tipo rondelle, quando no molto pesante, rondelle un po' più fine e meglio è, così gira bene, va. Ora vi faccio vedere come andrò a filare. Vedete, questa è tutta la modifica che ho fatto. Stringete qua, vedete già dove è arrivata la frettatura, così, state vedendo? Già è arrivata qua la frettatura, perché se io mettevo dischetti sempre più sporgendo o rondelle più grossi, non arrivavo più a chiudere, diciamo, il disco con il bullone. State vedendo? Ora vi farò vedere come andrò a filare. Allora, ora vi voglio dire una cosa, anche se lo fate con la lima, diciamo, questo da ferro, questo acciaio, gli fate, diciamo, un baffo, perché ci vuole un sacco di tempo per affilare. Vedendo? E questo acciaio, questo è per piccole cose. Invece con il flex, questo piccolino, la svendigliatrice angolare, diciamo come ho fatto io con questa cosa, è una passata, diciamo. Va bene, ora vi faccio vedere, guardate, questo è un foglio di carta, lo sto passando, ha fatto poco la carta, ha tagliato. Allora, prima di iniziare, mi raccomando, la sicurezza, io sto utilizzando gli occhiali questi qua protettivi, avete dei guanti antitaglio, le mettete, o potete utilizzare anche una maschera antipolvere, insomma, quello per proteggere, diciamo, la sicurezza è importante. Io mi metto solamente gli occhiali perché sono sicuro di quello che faccio. Mi metto gli occhiali perché una volta andiamo a filare qui con la sverigliatrice, diciamo, andiamo a consumare un pochettino l'acciaio e volano delle schegge di metallo che possono arrivare negli occhi e possono fare del male. Allora andiamo a accendere, guardate. Mi raccomando, piano piano, andiamo a inserire il dischetto al centro della lama. Passando sul posto senza forzare il disco, mi raccomando. Dobbiamo seguire il taglio e poi possiamo fare sia così e sia così.
Già state vedendo come il filo si è fatto un pochettino. Allora ora facciamo la prova della carta. State vedendo poco fa non tagliavo così, state vedendo? Ora guardate qua, vedo come taglia già, che si è affilato, guardate. No, a lama di coltello, piano piano. Io gli passo il dito piano piano, già si vede che c'è il filo un pochettino tagliente, vedo? Così. E altrettanto poi possiamo fare anche qua, piano piano. E il centro deve essere qua. Già facciamo sia late di qua e sia di qua, una sola passata. Ok, allora, io vi ho fatto vedere, guardate, ora vi faccio vedere più vicino, piano piano, senza diciamo danneggiare il filo. Dobbiamo fare piano piano perché sennò poi si consuma troppo. Guardate come taglia, vedete come è tagliato, state vedendo? Ripeto, le potete fare anche di una latata sola, però io preferisco di farle tutte e due late, così come se fosse a doppio taglio, diciamo. Ora vi farò vedere di vicino come ho fatto questa cosa, e questo possiamo utilizzare questa modifica la possiamo utilizzare anche per affilare, diciamo, i nostri attrezzi da 8, diciamo zappa, quello che sia. Allora guardate, vi faccio vedere di vicino, state vedendo come si è fatto il filo qua, guardate. Vi garantisco che se gli passate il dito, vi garantisco, se fate di più vi tagliate, state vedendo? Guardate, ho fatto con una passata, con una mano, ho fatto sia di qua, state vedendo? E sia di qua. Questo viene un pochettino male perché si trova, ripeto, in dive, però è affilata anche, state vedendo? Fare così piano piano. Per quello che devo fare io ora, poi mi faccio questi qua ora piano piano, per quello che devo fare io, che la utilizzo ogni anno, perciò dargli una rinfrescata, così no, gli fa bene, così lavora bene. Poi quando sarà il momento che si consumano, a 10 anni, per quello che sto dicendo, per quello che la utilizzo io una volta all'anno, gli vado a cambiare le zappette. Va bene, allora io vi ho fatto vedere questa, diciamo, questa modifica, ripeto, voi la potete modificare come volete, anzi mi può fare tanto piacere. Ho dato questa idea e voi, se volete, la potete modificare per mettere dei dischi lamellari più spessorati, diciamo, e per allungare. Ovviamente bisogna vedere che cosa dovete fare, e con una passata fate sia di qua e sia di qua, senza girare la mano, senza girare, smontare le zappette, insomma, strettamente sul posto, piano piano. Quello importante è la sicurezza, gli occhiali, per le schegge di ferro che volano, insomma,
questa è una cosa importante, la sicurezza. E che dire, allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia anche di aiuto se qualcuno vuole affilare diverse cose. E niente, se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando cade un video sarete aggiornati. Un abbraccio da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna, ci vediamo al prossimo video, ciao, alla prossima.